30 anni fa io vivevo con i miei genitori in una casa in campagna e quello che mi è rimasto impresso di quel periodo è che quando si usciva di casa non si aveva una particolare apprensione nel controllare che le porte fossero chiuse, si viveva in un clima di piena tranquillità e fiducia. Oggi però, se io ripenso a quel periodo, mi vengono i brividi. Io non uscirei mai di casa se non ho controllato che tutte le finestre sono chiuse, ho chiuso a tripla mandata il portoncino blindato, ho attivato il sistema d'allarme. Questo perché ho ben chiari quali sono i rischi di lasciare una casa incustodita. Ecco, questa maggiore sensibilità non c'è stata nell'informatica. Io ogni giorno trovo persone che si lamentano perché devono cambiare la password, perché è troppo lunga, perché è troppo complicata, perché non basta più la password ma arriva un codice via SMS sul telefonino. Eppure tutte queste misure sono state fatte per permettere di proteggerci, per rendere più sicura la nostra vita digitale. Però noi non ce ne rendiamo conto perché non abbiamo chiari quali sono i rischi a cui andiamo incontro. Viviamo la nostra vita digitale in maniera un po' naif, come vivevo io 30 anni fa, lasciando la porta aperta. Però questa porta non è più la porta di 30 anni fa. Innanzitutto sono tante porte, una per ogni dispositivo che uso per vivere la mia vita digitale, lo smartphone, il tablet, il computer. E sono porte che non danno nel quartiere di 30 anni fa dove ci si conosceva tutti, ma danno in un mondo, quello digitale, che non ha confini. Un mondo dove ogni persona che ne fa parte potrebbe voler entrare nella mia casa digitale. Ecco, più la tecnologia è diventata di uso comune, è entrata nelle nostre vite, nel quotidiano, più determinate azioni che facevamo nella vita reale abbiamo iniziato a farle nella vita digitale. Noi arriviamo a casa la sera, ci sediamo nel divano, prendiamo lo smartphone, il tablet e facciamo un bonifico, magari per pagare l'affitto, ordiniamo del cibo online, compriamo qualcosa per la casa su Amazon. Tutte cose che nella nostra vita reale avremmo fatto insieme ad un professionista, una persona come magari il cassiere della banca, il commesso, il cameriere, che comunque sanno bene cosa devono fare, come lo devono fare e a cosa devono stare attenti. Noi invece, giocoforza, non siamo preparati, non lo sappiamo. E poi sottovalutiamo i rischi che non conosciamo e a volte addirittura li amplifichiamo noi stessi. Lo facciamo quando usiamo la stessa password dappertutto. Oppure quando, se riceviamo una mail che sappiamo che non è per noi, perché magari contiene una fattura di un servizio che noi non abbiamo, noi lo apriamo lo stesso da quell'allegato, anche se magari abbiamo un avviso nel computer che ci dice attenzione, questo allegato potrebbe danneggiare il tuo computer. Noi siamo curiosi, vogliamo vederlo e lo apriamo. Ecco, tendiamo a sottovalutare dei rischi che però hanno un nome e cognome ben preciso. Il cybercrime è un fenomeno che ogni anno movimenta qualcosa come 1,5 trilioni di dollari. È una cifra altissima, una cifra che è pari più o meno al PIL della Russia, per farvi capire. È una vera e propria economia, un'economia che cresce continuamente, un'economia che si evolve. E questa economia vive grazie a degli attori che sono i cybercriminali che hanno capito che la tecnologia poteva essere sfruttata a loro vantaggio. Potevano portare quelle che erano delle truffe e degli atti criminali che facevano nella vita reale all'interno della vita digitale. Quindi hanno iniziato a studiare, si sono organizzati, hanno affinato delle tecniche sempre più complesse per colpire l'anello debole della catena, la persona. Per capire meglio questa evoluzione facciamo un passo indietro. 30 anni fa Internet era una rete ancora agli albori. Il primo sito web è stato pubblicato nel 1993. In questa rete agli albori c'erano solo poche persone che la frequentavano, principalmente ricercatori, professionisti del settore e i nerd, le persone che come me passavano giornate intere collegate alla rete per scoprire cose nuove, per imparare, per sperimentare. Ecco, in questo periodo non si può parlare di cybercrime organizzato come lo è oggi, però le prime violazioni informatiche c'erano. Erano per lo più però a scopo di divertimento, di dimostrazione. C'erano i ragazzini
che bucavano i computer in giro per il mondo, perché poi si collegavano alla chat con gli amici e facevano vedere che erano connessi da un computer di un'università australiana o da un computer di una rete governativa americana. Facevano a gara chi era più bravo. Poi c'erano quelli che scrivevano i primi Trojan, dei programmi che erano dei veri e propri cavalli di Troia, che una volta installati nel computer della vittima ti permettevano di controllarlo totalmente da remoto. Tu vedevi quello che loro vedevano sullo schermo, potevi spostare la freccia del mouse, potevi aprire e chiudere il cassettino del lettore CD. Vi lascio immaginare che scherzoni si facevano all'epoca. E la cosa più interessante era riuscire a convincere le persone a installare questi programmi. E si utilizzavano quelle tecniche che oggi noi definiamo ingegneria sociale. Che cos'è l'ingegneria sociale? L'ingegneria sociale è appunto un insieme di tecniche che fanno leva anche sulla psicologia della persona per convincerla a fare qualcosa con l'inganno che va a nostro vantaggio e a suo svantaggio, senza che questa se ne renda conto. E l'ingegneria sociale è una delle tecniche più utilizzate e sfruttate anche dal cybercrime. Ecco, passano gli anni, cambia un po' lo scenario. Verso fine anni 90 Internet è diventata ormai una rete di centinaia di milioni di computer sempre connessi, dove il browser e la posta elettronica sono i due strumenti principali per interfacciarsi con la rete. La posta elettronica poi soprattutto diventa uno strumento che ti permette di raggiungere moltissime persone in tutto il mondo in maniera molto semplice e veloce. E quindi è un ottimo strumento per veicolare degli attacchi su larga scala. In questo periodo, infatti, si ricorda uno dei worm, dei virus autoreplicanti, che ha fatto un po' la storia per capacità e velocità di diffusione. Questo virus ha sfruttato la posta elettronica per diffondersi e la curiosità delle persone come fattore di successo. Questo virus, che si chiamava I Love You, è stato inventato da una persona che l'ha messo nascosto all'interno di un allegato di una mail e ha scritto che all'interno di questo allegato ci sarebbe stata una lettera d'amore da parte di un ammiratore segreto. Questo è bastato per far scoppiare una maniera irrefrenabile da click in tutti i destinatari della mail. Ogni persona voleva sapere chi gli aveva scritto quella lettera d'amore. E quindi è stata sfruttata questa tecnica di ingegneria sociale per convincere le persone e aiutarle nel diffondere questo virus. Se noi prendiamo un parametro che oggi conosciamo tutti, l'indice RT che aveva I Love You era più o meno pari a 50. Noi oggi ci preoccupiamo quando supera l'1. Ecco che il cybercrime, che sta studiando l'evoluzione della tecnologia, capisce che la posta elettronica è l'ottimo strumento da utilizzare per veicolare questi attacchi e sfruttare le persone. E così a inizio anni 2000 prendono piede quelle che sono le truffe via mail famose, che colpiscono la persona nella sua individualità, la classica truffa alla nigeriana, la mail che sicuramente tutti voi avete ricevuto almeno una volta nella vita, ad esempio del sedicente principe nigeriano che ha ricevuto una grossa eredità che però è bloccata per questioni burocratiche e ha bisogno proprio del vostro aiuto per sbloccarla. E vi chiede una piccola somma di denaro per fare le questioni burocratiche e poi vi promette di condividere con voi l'eredità, la più classica delle truffe. Truffe che poi però colpiscono l'individuo anche nella sua sfera lavorativa. Nasce quello che è il fenomeno delle BEC, della Business Email Compromise. Quindi la compromissione di comunicazioni di posta elettronica che avvengono all'interno di un'azienda. I cybercriminali hanno studiato, hanno imparato, hanno affinato delle tecniche nuove per cui riescono a spiare le vostre conversazioni e inserirsi proprio nel momento giusto, quando magari vi scambiate i dettagli di pagamento, le coordinate dell'IBAN, e mettono il loro, così il bonifico arriva a loro. In Italia è successo, per esempio, che una società di calcio, la Lazio, nel comprare un giocatore, ha versato l'ultima rata a un cybercriminale, 2 milioni di euro. Ecco che il cybercrime ha capito che l'azienda è il target migliore perché gli permette di fare guadagni facili, veloci, molto elevati, e quindi verso metà anni 2000 nasce il fenomeno dei ransomware. L'azienda è in piena digitalizzazione, sta spostando i suoi processi all'interno dell'informatica e si lega a doppio filo con l'informatica. E però scopre questo nuovo rischio. Che cos'è il ransomware? Immaginate di arrivare la mattina in ufficio, accendere il PC,
aprire la posta elettronica, questa non funziona. Allora dite, vabbè, apro il documento che stavo scrivendo ieri, così continuo, e non si apre. Provate ad aprire qualche altro programma, non si apre nulla. Tutti i dati dell'azienda sono stati presi in ostaggio da cybercriminali che vi stanno chiedendo un riscatto per ridarveli. Magari vi stanno anche minacciando che una parte di questi dati la pubblicheranno se voi non pagate. E anche questo è un rischio che mette in seria difficoltà le aziende. Qualche mese fa un fornitore di Apple, Quanta, ha subito un attacco ransomware e gli è stato chiesto il riscatto di 50 milioni di dollari se non voleva che questi dati che erano stati sottratti venissero pubblicati. All'interno di questi dati c'erano anche design di prodotti Apple che non erano ancora usciti nel mercato. Capite che le aziende sono prese per il collo da questa situazione, da questi cybercriminali. Si trovano addirittura a non lavorare, sono costrette a lasciare la gente a casa in cassa integrazione perché non riescono proprio a lavorare senza i loro dati. E i cybercriminali che le stanno attaccando non sono più quelli di 10 anni prima che mandavano la mail di truffa nigeriana, sono dei cybercriminali che si sono organizzati, che hanno costituito delle vere e proprie organizzazioni fatte da tante persone dove ognuno ha un suo ruolo ben preciso. C'è chi individua le vittime, chi le attacca, chi mantiene le comunicazioni con le vittime e chi anche decide qual è il riscatto e quanto eventualmente è trattabile, il boss. Questo è un business che nell'ultimo anno ha generato un fatturato di $1 miliardo. Capite che non ci si confronta più con un fenomeno isolato. E a un certo punto, quando si è visto che questi attacchi erano in grado di paralizzare un'azienda e chi li faceva, sì, iniziava sfruttando sempre le persone, magari che aprivano un allegato che non dovevano aprire o che mettevano la password su un sito che non dovevano visitare, però poi all'interno dell'azienda, prima di compiere l'attacco vero e proprio, avevano delle competenze veramente elevate. A un certo punto anche i governi hanno capito che avrebbero potuto sfruttare questa cosa. Ed è nato quello che oggi si chiama cyber warfare, la guerra cibernetica. È una guerra che si combatte in un quinto dominio di conflittualità, che è il cyberspazio, che è stato ufficialmente riconosciuto dalla NATO nel 2016. E all'interno di questo dominio ogni governo ha il suo esercito, la sua unità cyber che fa attacchi di tipo cyber. Nel 2010 gli Stati Uniti hanno organizzato un'operazione cyber insieme ad Israele contro l'Iran. Dovevano mettere fuori uso una centrale nucleare israeliana e lo dovevano fare perché politicamente non riuscivano a fermare la rincorsa nucleare dell'Iran. Così hanno ideato un virus in grado di distruggere le centrifughe delle centrali nucleari iraniane. Il problema era come portare questo virus all'interno. Per voi sembra difficile anche aver fatto questo virus, ma in realtà per loro è stato molto semplice. E per portarlo all'interno hanno sfruttato sempre l'ingegneria sociale. L'hanno messo all'interno di alcune chiavette USB e le hanno abbandonate nel parcheggio della centrale perché sapevano che prima o dopo qualcuno le avrebbe raccolte e le avrebbe collegate nei sistemi della centrale perché era curioso di scoprire cosa c'era dentro. Ed infatti così è stato. Quindi vi ho descritto una serie di scenari, alcuni secondo me possono sembrarvi anche ai limiti della realtà, quasi surreali, quasi kafkiani, però in realtà sono tutti scenari reali che vi danno una chiara percezione di quelli che sono i rischi che potete trovarvi ad affrontare vivendo la vostra vita digitale. Ecco, voi oggi avete un vantaggio rispetto a ieri. Avete iniziato a prendere coscienza di quali sono i rischi che si corrono vivendo una vita digitale. E avere chiaro lo scenario delle minacce, quello che noi chiamiamo threat modeling, è la vostra arma in più, è il primo passo per capire come dovete comportarvi, cosa dovete fare per rendere inoffensivo l'attaccante, cosa dovete fare per proteggere la vostra vita digitale. E io sono convinto che oggi voi, quando uscirete da qui e quando vi troverete di nuovo in una situazione di dover fare un bonifico, di dover aprire un allegato di posta, di dover cambiare una password, sono convinto che ci penserete 2 volte e sono convinto che farete la scelta giusta.